Buongiorno e ben trovati. Oggi vi voglio parlare di una tecnica che possiamo utilizzare quando abbiamo cavalli particolarmente che non rispondono in maniera molto sveglia alle nostre richieste, no? Tipicamente, per chi conosce un po' l'orsenale del cavallo, ai sinistri introversi. Grazie Flora, grazie, era proprio quello che volevo, che tu ti mettessi davanti, Puoi andare anche là a mangiare l'erba, Grazie. Ok, dicevamo, nel caso in cui abbiamo per esempio un cavallo sinistro introverso, è facile che quando noi utilizziamo lo stick e lo string, a volte in determinate situazioni loro alzino il dito medio, o comunque ci siamo capiti, no? Non gliene frega assolutamente nulla di quello che noi facciamo. Bene, in quel caso lì possiamo utilizzare quello che viene chiamato amplificatore, ok? E cos'è che possiamo utilizzare per evitare di andare a toccare il cavallo, no? Perché poi dopo, oltre al discorso di toccarlo inutilmente, c'è anche un altro aspetto, è che quei cavalli là, quando noi li tocchiamo, è la volta che si rendano conto che noi in realtà non siamo buoni a nulla, perché comunque quando loro sono nel branco e giocano fra di loro, se si vogliono mandare via si danno dei calci che sono qualcosa di indescrivibile rispetto a quello che noi possiamo fare con uno stick o uno string, ma al di là di quello noi non lo vogliamo nemmeno fare, vogliamo essere efficaci senza dover andare a toccare in maniera importante il cavallo. Guarda com'è che faccio: prendo uno stick, gli tolgo lo string, ok? E poi dopo ci metto un sacchetto, questo buttiamolo pure là, allora la prima cosa che potete fare è con i manici andare a legare il sacchetto alla testa dello string. Poi vedete cosa succede? Con il vento si gonfia questo. Allora l'altra cosa che dovete fare è farci un piccolo buco qua, piccolo, un buco sufficientemente grande in modo che l'aria se ne vada e anche quando lo muovete non si gonfi più di tanto, ok? Continua ancora a gonfiarsi e a questo punto faccio un altro buchetto da quest'altra parte. Praticamente cos'è che diventa? Quella che gli inglesofoni chiamano flag, ok? Questa è la flag. Perché uso una flag? Brava Flora, vedo che ti sei rilegata un'altra volta. Devo andare indietro, bravissima. Ok, perché utilizzo una flag in quel caso con quei tipi di cavalli lì? Ma in realtà la posso utilizzare con tutti, anzi, secondo me è un ottimo modo per aiutare un po' il cavallo in certe situazioni a rispondere in maniera più appropriata senza toccarlo. Con i cervelli sinistri introversi poi abbiamo un amplificatore che ci permette di fare molto meno e ottenere molto di più. Quello che dovete fare attenzione però è che quando voi provate all'inizio a usare una flag con il vostro cavallo, è probabile che abbia paura, ma non un po' di paura, tanta, e quindi dovete abituarcelo e dovete fare attenzione, non prendete e andate così. Vedete cosa succede? Questo è un errore, no? Cioè, la prima cosa che dovete fare è quella di farglielo vedere mentre siete girati dalla parte di là, quindi farglielo vedere così. Poi dopo, quando comincia a essere un pochino più confidente con la flag, allora potete fargliela annusare. E guardate bene che lei la flag la conosce già, sì, non è nulla, non ti preoccupare. Non è che non la conosce già, però io utilizzo un'altra flag che è di colore diverso e di stoffa, è una flag blu, qualcuno di voi sicuramente me l'avrà già vista utilizzare e di conseguenza è una cosa diversa per lei, quindi la conosce, però non è questa. Allora adesso io la muovo verso di lei lentamente, vedete? Cioè con pochissimo movimento lei
ha messo il 100% d'attenzione a me, come se fosse veramente qualcosa che amplifica quello che faccio. E lo posso usare per tutto, lo posso usare come stick, lo posso usare per provare a toccarla, vediamo se riesco a toccarla sulla spalla, non è mica detto. Perché adesso adopero la corda lunga? Ve l'ho spiegato nell'altro video, in un altro video, probabilmente quello della volta scorsa, non so adesso quando sarà stato pubblicato, però avendo la corda lunga, se io provo a toccarla e lei se ne va, io posso tranquillamente far scorrere la corda e fargli arrivare, fare così che il cavallo arrivi al suo punto, alla sua soglia di sicurezza. Cioè magari lei ha paura qui, ma non ha paura se va indietro di qualche metro. Quindi se io lascio scorrere la corda, e la posso lasciare scorrere perché tanto continuo a mantenere il contatto con il cavallo, perché ce l'ho abbastanza lunga la corda per poterlo fare, ecco che lui probabilmente, lei in questo caso, probabilmente fra 4 metri, 5 metri non ha più paura. Quindi io la muovo, e lei fa 2 passi indietro e sta lì. Lei poi è una testa introversa, di conseguenza tende a bloccarsi quando mettiamo pressione, quindi in realtà sembra che non abbia paura, però poi dopo magari se vado su ci sta che schizzi via, quindi è tanto per farvi capire un po' quello che può succedere. Bravissima, vedete, sembra che non abbia paura, ma alza la testa e dice non mi torna mica tanto, non è quella che usi di solito, lo so, non è quella che uso di solito. Ok, vediamo l'altro occhio. Ricordate? Un occhio e l'altro, dobbiamo sempre provare da tutte e 2 le parti. Quello che funziona da una parte, da quell'altra potrebbe essere disastroso, E quindi con questo io mi posso permettere di ottenere di più facendo molto di meno, soprattutto con quei cavalli che tendono a entrare molto nel nostro spazio e noi spesso, anche arrivando a toccarli sul petto, non gliene frega assolutamente nulla di noi, e a questa maniera, senza toccarli, riesco a ottenere molto di più con molto meno. Quindi utilizzatelo, provate a utilizzarlo, lasciatemi poi nei commenti se l'avete fatto e quali sono le vostre impressioni, ma mi raccomando, gioco d'amici prima, abituate il vostro cavallo a questo nuovo sistema. Un'altra cosa, togliete lo string, non lasciate il sacchetto insieme allo string. Ma voi dite magari, ma c'ho così tutte e 2, c'ho sia lo string che il sacchetto. No, perché poi succede che vi incasinate, ve lo garantisco. Provate se volete, ma poi dopo mi darete ragione. L'altra cosa che vi dico fin da subito, fate molta attenzione quando il cavallo si spaventa. Se si spaventa tanto, la prima cosa che dovete fare, dovete buttare via questo, perché ho visto persone che, siccome il cavallo tirava indietro e non volevano lasciare, stavano così e praticamente con tutte e 2 le mani a questa maniera, e il cavallo tirava indietro. Quando tirava indietro, questo faceva così, per via che stava tirando sulle mani dello studente, e ogni volta che il cavallo tirava indietro, questo lo faceva andare ancora molto più rapidamente indietro. Quindi se siete in grado, mettetelo dietro di voi e tenete il cavallo, se siete a fine corda ovviamente, se no la lasciate scorrere come ho detto prima, oppure buttatelo via. Questa è un'opzione che potete sempre, in qualsiasi momento, utilizzare per la sicurezza vostra e del vostro cavallo. Quindi se volete utilizzarlo, utilizzatelo bene, è un bel aiuto che potete avere, e fatemi sapere se vi piace questa cosa e se l'avete provata già a utilizzare. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Se vi interessano poi i contenuti riservati, potete fare anche l'abbonamento per accedervi, e noi ci vediamo alla prossima puntata. I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire.
fire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. Then tell me Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul.